Ciao, il brano che vediamo adesso è un brano molto famoso dei Toto, si chiama I'll Be Over You, è una ballad, cioè un brano lento. I brani lenti spesso sono un po' sottovalutati perché si pensa che siano semplici, ma in realtà spesso i brani lenti sono i più insidiosi. Questo perché intanto hanno un portamento lento dove, voglio dire, bisogna centrare bene il punto in cui cade la nota. La seconda cosa è che molto spesso il lento tende a essere anche abbastanza essenziale nell'arrangiamento e quindi diciamo che ogni nota acquisisce un peso veramente importante. Ora, è vero che in tutti i brani evidentemente le note hanno il loro peso e devono essere quelle assolutamente giuste, ma diciamo semplicemente che il lento non camuffa proprio nulla, perché avendo questo portamento molto lento, molto aperto, nelle ballad qualsiasi cosa fuori posto emerge subito in modo assolutamente chiaro. In questo brano il basso era stato suonato dal grandissimo Mike Porcaro, un bassista del quale ho fatto anche una monografia che trovate sul mio canale se volete andare eventualmente ad approfondire. Mike Porcaro era uno di quei bassisti capaci di fare proprio il mestiere classico del bassista, una roccia diciamo alle spalle del groove della band. Bassista quindi sia capace di dare il giusto groove ai brani, il giusto portamento, ma anche un bassista con un gran gusto nella scelta delle note. Ora, in questa ballad Mike Porcaro ha suonato veramente l'essenziale. E qui ci sta un'altra grande lezione da imparare, cioè è importante anche lasciare spazi vuoti, lasciare spazi per far respirare il brano senza necessariamente mettere note. Come vedremo, la linea di basso di Mike Porcaro è improntata all'essenzialità. Poche note, la maggior parte sono tutte toniche degli accordi, suonate con grande precisione, messe esattamente al posto giusto e ogni nota acquisisce il peso che serve per dare l'idea di dove ci troviamo nella geografia, diciamo, del brano che stiamo ascoltando. Uno dei rischi che si possono correre in brani come questi è proprio quello di cercare di riempire questi spazi suonando più note e in questo caso alla fine si commetterebbe un errore perché andremmo a mettere troppo in un brano invece dove l'essenziale è già tutto quello che serve per far funzionare perfettamente il brano e dare la giusta atmosfera che il brano ha. Dal punto di vista della struttura il brano ha un'organizzazione molto semplice, abbiamo una strofa, abbiamo un ritornello, tra la strofa e il ritornello c'è un piccolo passaggio che varia come note, che porta appunto dalla strofa al ritornello, e poi abbiamo invece un piccolo bridge strumentale che a un certo punto del brano compare, che ci porta poi alla sequenza dei ritornelli finale che diventa anche la coda del brano che poi finisce sfumando. Non ha un intro perché come vedremo il brano appunto inizia direttamente con la voce che canta la strofa. Ultime informazioni sul brano: il centro tonale del brano è in Si bemolle maggiore e il brano è stato suonato con un basso a 5 corde. Questo fondamentalmente perché utilizza il Mi bemolle grave e il Do grave. Ovviamente nessuno ci impedisce di suonarlo anche con un normale 4 corde, dovremmo suonare qui il Mi bemolle e qui il Do. La differenza è più che altro proprio nella sonorità che viene data al brano, perché ovviamente le note gravi hanno una capacità avvolgente, in questo caso decisamente superiore, diciamo, rispetto alle note suonate un'ottava sopra. Ma se volete divertirvi a suonare il brano, sappiate semplicemente che dove andiamo a suonare le note più gravi voi dovrete rimpiazzarle con le note nell'ottava, diciamo, più alta che avete su 4 corde. Partiamo quindi a vedere la strofa del brano che fa così. Come avete ascoltato, l'essenzialità è assolutamente percepibile. Che cosa abbiamo suonato come note? Mi bemolle, di nuovo, poi Fa, ancora Fa, di nuovo Mi bemolle, Do, Mi bemolle, Si bemolle. E queste sono tutte le note della strofa.
ok? Ogni tanto qua e là nelle strofe ci si possono aggiungere delle piccole varianti, restando sempre molto limitati e assolutamente evitando di diventare ripetitivi a volerle mettere tutte le volte. Per esempio si può fare qualcosa del genere, tonica, quinta, tonica, oppure anche ottava, quinta, tonica, ok? Quindi, ad esempio, come avete visto, in questa strofa io ho utilizzato per esempio sul Fa il famoso passaggio, quindi tonica, quinta, tonica. Ho usato un Re di appoggio prima di tornare sul Mi bemolle. Queste sono piccole variazioni, come dicevo, che possiamo mettere. La stessa cosa quando arrivo sul Si finale che chiude la strofa, io qui per esempio ho usato, che è di nuovo un piccolo passaggio che sfrutta di fatto una legatura su una pentatonica, quindi Si bemolle, legatura è Fa Sol, Do, Si bemolle. Poi qui entriamo nella variante che porta al ritornello, che dura veramente poco, sono pochi accordi, e io qui parto proprio sul Si bemolle ad accentare lo stesso passaggio che fanno anche la batteria e gli altri strumenti, e cado su questo La che è la prima nota, diciamo, del passaggio, e quindi succede una cosa del genere. Quindi, come avete visto, sul Si bemolle dove ero caduto faccio questo passaggio che è semplicemente Si bemolle, Fa, di nuovo Si bemolle, quindi di fatto tonica, quinta, tonica l'ottava più grave. Poi vado in La, Sol, Sol bemolle, Fa, e poi faccio questo passaggio che porta nel ritornello, che sono Mi a vuoto, Fa, La a vuoto, Si bemolle. E a questo punto entro nel ritornello. Nel ritornello cambia la cadenza ritmica, quindi dalla cadenza molto aperta, libera, diciamo, della strofa, passiamo poi a una cadenza che prende di fatto il tempo, il groove della batteria, e fa quindi una cosa del genere. Come vedete c'è in mezzo una ghost note, ok? E questa mi diventa la cadenza del ritornello. Il ritornello fa così. Quindi, andando a vedere le singole note, partiamo col Si bemolle, poi andiamo in Sol, Mi bemolle, poi andiamo in Do, Mi bemolle, Fa, Mi bemolle, Si bemolle. Poi se volete si può anche rimettere quel passaggio, oppure potete lasciare il Si bemolle assolutamente libero. E poi riparte con la strofa.
Anche qui nel ritornello, volendo, possiamo poi aggiungere qualche nota di passaggio, ma conviene farlo secondo me nei ritornelli finali, dove poi il pezzo prende un pochino più di carica andando nella coda finale e quindi non viene disturbato se aggiungiamo poi magari anche delle note di collegamento tra un accordo e l'altro del ritornello, sempre con l'avvertenza di farlo in modo saltuario e non assolutamente costante e ripetitivo. Il brano in realtà ha ancora una terza parte, che è quella che avevo chiamato il bridge. Il bridge arriva dopo tutta un'altra sezione di strofe e ritornelli e fa così. Bene, la prima cosa che avrete notato è che su questo bridge il basso non batte il primo colpo in battere, quindi non batte sul primo quarto ma arriva dopo. Quindi un, e poi qui si raddrizza. Torna nel ritornello. La cadenza, come vedete, quindi parte con una ghost e poi ci sono i due colpi. Quindi cominciamo con il La bemolle, poi andiamo in Sol, poi in Sol bemolle, poi in Fa, poi ci raddrizziamo e riprendiamo a battere sul primo quarto, andiamo in Do, Re, Mi bemolle e poi facciamo il passaggio, quello stesso che abbiamo visto prima, Mi, Fa, La e Si bemolle, e questo Si bemolle è la prima nota già del ritornello che riparte. Tutta la coda finale è fatta da una sequenza di ritornelli che si ripetono in loop andando a finire, diciamo, poi sfumando. Vi accennavo prima che se volete nei ritornelli finali potete poi aggiungere eventualmente magari qualche variazione per collegare tra di loro le note o gli accordi. Io vi faccio qualche esempio. Ovviamente io adesso vi ho concentrato un po' tutto in due giri di ritornello, ma queste cose potete usarle anche un po' spezzate qua e là in modo da non caricare eccessivamente ogni singolo riff del ritornello, ok? Quindi per esempio sul Si bemolle io ho fatto questo. Questo è semplicemente un Fa Sol e ritorna sul Si bemolle. Anche questo ovviamente da non usare sempre. Per andare in Sol posso usare un La di passaggio e poi anche qui volendo un Fa di passaggio per andare sul Mi bemolle, un Re di passaggio per andare in Do e così via. Il secondo giro vi ho fatto vedere per esempio una variante per cadere sul Sol. Quindi in questo caso che cosa ho fatto? Fa, Sol bemolle, Sol, Fa, Re, Sol grave.
Questa è un'altra variante che potete mettere per esempio per atterrare sul sole, e mi sembra che anche qui nel brano originale verso la fine Porcaro faccia un qualcosa del genere. Ovviamente dovete farlo cadere sul tempo giusto, perché dobbiamo avere poi il sol grave di appoggio che cade sempre perfetto. Quindi per esempio vedete il fa di passaggio, poi volendo il re e così via. Questi erano solo dei piccoli spunti su varianti che volendo possiamo mettere nel ritornello nella parte finale del brano. L'importante, come dicevo all'inizio, è assolutamente non abusare però di queste cose, perché nel momento in cui poi le facciamo diventare troppo presenti diventano in qualche modo pesanti per il brano e rovinano alla fine l'essenzialità della linea di basso. Quindi partite sempre con la linea di basso essenziale, che è il cuore che guida tutto il brano. Dopodiché, se volete, qua e là potete mettere qualcosina, stando attenti a non esagerare e a non diventare necessariamente poi ripetitivi nel voler mettere sempre queste cose. Spero di essere stato d'aiuto per la lettura, diciamo anche bassistica, di questo brano, e che vi possiate divertire a suonarlo, perché come dicevo all'inizio le ballad non sono assolutamente da sottovalutare, sono impegnative e divertenti come comunque altri tipi di brani magari più veloci che ci possono dare più una sensazione di groove, ma portare il groove bene in una ballad è assolutamente importante. Ciao!